quello che è importante sottolineare è che la flora amica che noi abbiamo nel nostro intestino, che possiamo migliorare oltre prendendo i probiotici anche con l'utilizzo della curcumina, perché libera la bile e riduce i processi fermentativi, perché anche la fermentazione per certi versi è un processo ossidativo nel senso che praticamente va a spostare riducendo praticamente il NAD, no? Come avviene a livello citoplasmatico. Che succede? Succede praticamente che questi batteri fermentativi praticamente producono acido lattico. L'acido lattico che viene prodotto praticamente dalla flora batterica amica, soprattutto del Lactobacillo acidophilus e del bifidobatterio, va ad annientare la flora praticamente ossidativa che utilizza l'ossigeno, a differenza della flora dei lieviti fermentativi tipo Lactobacillo e bifidobatterio, che praticamente vanno a decarbossilare, ossidando, facendo la decarbossilazione ossidativa, del gruppo carbossilico degli aminoacidi presenti all'interno del nostro intestino. La decarbossilazione ossidativa degli aminoacidi è il processo putrefattivo che produce le ammine biogene come l'indolo, lo scatolo, dal greco scatos significa feci, insomma significa materiale fecale, praticamente la putrescina, la cadaverina, che sono praticamente delle ammine biogene che danno il cattivo odore alle nostre feci, che sono tutti processi fermentativi anche pericolosi, perché le ammine biogene poi possono trasformarsi in nitrosammine che sono cancerogene per l'intestino. Quindi una bella flora praticamente fermentativa praticamente che produce acido lattico controlla quella là. In più controlla anche praticamente la candida intestinale, che ha una fermentazione alcolica che anch'essa, come le nitrosammine, è irritante per la parete intestinale. Siccome nell'intestino la donna ha la stessa praticamente flora che ha poi a livello vaginale, se noi riusciamo a garantire un intestino sano, riusciamo a garantire anche un benessere dell'ambiente vaginale senza avere praticamente cattivi odori che possono emergere praticamente da questo, ai processi infiammatori che poi costringono le donne ad andare frequentemente praticamente ricorrere al ginecologo. La curcumina in questo è fondamentale perché praticamente riduce i processi fermentativi all'interno del nostro organismo, ma quelle fermentazioni legate praticamente sia alla decarbossilazione ossidativa putrefattiva degli aerobi e anaerobi facoltativi degli schiacoli e sia praticamente alla fermentazione alcolica della candida. Quindi diciamo, oltre ad agire sul grasso praticamente perché agisce producendo la adiponectina, che è il segnale che una cellula grassa dà a quelle vicine una funzione paracrina di sciogliere il grasso, e in più agisce praticamente a livello della leptina, aumentando la sensibilità alla leptina, quello che tu dicevi prima, cioè quando tu a un certo punto c'hai sta fame perché sei insulino resistente, ce lo dice la minima alta, pur essendo una donna magra, bella, in perfetta forma fisica, nessuno penserebbe a sta cosa, sì, c'è un po' d'aumento sotto il mento, la faccetta un po' pienotta, però voglio dire, è uno standard, cioè oggi essere in sovrappeso è uno standard, ben lontano dall'obesità il sovrappeso, però voglio dire. E poi praticamente oltre quindi invece la sensibilità alla leptina è quella che dice c'ho abbastanza grasso, non c'ho bisogno di mangiare, c'ho tempo per consumare il mio, ma se io sono insulino resistente non posso consumare il grasso, se sono insulino resistente sarò anche leptino resistente. La curcumina aumenta la sensibilità alla leptina, che è quella che praticamente la resistenza alla leptina è quella che hanno i super obesi che pesano 300-400 kg, che continuano a mangiare in continuazione e non si saziano mai, non c'è nulla che li sazia, capito? E possono diventare dei giganti. Però nel mio caso? Nel tuo caso la curcumina la puoi assumere come integrazione alla dieta chetogenica, ma non con funzioni soltanto dimagranti, ma con le funzioni poc'anzi che abbiamo appena detto, perché poi serve anche nella donna, praticamente stranamente la curcumina ha un effetto positivo anche sulla cellulite. Quindi ha un effetto importante, ma poi soprattutto la funzione più importante è quella sul fegato, quindi una donna che non tende a ingrassare sul glutine, fianchi e cosce tende a ingrassare purtroppo sul fegato. Il fegato si ingrassa prima di tutti. Sì, no.